Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione del corso di SharePoint in cui affronteremo un nuovo argomento che è quello relativo alla navigazione e alla ricerca. Quindi fino a questo momento abbiamo visto tanti argomenti, e abbiamo visto come creare tutti gli oggetti all'interno di un sito SharePoint e anche come creare le liste di documenti e gli elenchi. E adesso andiamo a vedere come si naviga un sito SharePoint, come si possono ricercare soprattutto i file, perché all'interno di un sito e più ancora all'interno di un'intera raccolta siti ci possono essere così tanti documenti ed oggetti che può risultare difficoltoso andarli a cercare a memoria, ma come vedremo SharePoint ci mette a disposizione degli strumenti molto facili ed intuitivi da utilizzare che ci semplificheranno tantissimo questa ricerca. Quindi vedremo come fare la ricerca all'interno di un singolo sito SharePoint, come fare la ricerca all'interno di una raccolta siti e quando imposteremo la nostra parola chiave per la raccolta siti, questo varrà anche per OneDrive, cioè emergeranno in base a quella parola chiave anche i risultati in OneDrive. Come si fa la ricerca all'interno di una libreria in cui la nostra parola chiave risulterà valida solo per quella lista, quindi il filtro varrà solo per quella lista, e poi vedremo anche come utilizzare lo strumento dei suggerimenti che SharePoint ci mette a disposizione nel momento in cui ci posizioniamo sulla casella cerca per inserire la nostra parola chiave. Quindi andiamo come al solito sul sito SharePoint per vedere come si fanno queste cose in diretta. Quindi qui siamo sul sito che abbiamo utilizzato fino a questo momento per fare le lezioni e io vado a ripetere, a riscrivere la parola chiave che hai visto nelle diapositive. Scrivo quindi fattura, digito invio e come vedi SharePoint fa emergere tutti gli oggetti all'interno di questo sito, quindi non ancora all'interno della raccolta perché ci siamo posizionati all'interno di un sito e quindi la ricerca in questo caso è limitata al sito. Quindi ha tirato fuori i file all'interno della raccolta documenti contabili che hanno come parola fattura nel nome del file. Ha tirato fuori una cartella fatture clienti e fornitori dove questa parola chiave è contenuta nel nome della cartella anziché del file. Poi ha estratto anche la lista documenti che si chiama fatture docenti perché nel nome della lista documenti c'è questa parola chiave e ci fa vedere anche in grassetto che questa parola chiave c'è anche all'interno della descrizione che abbiamo dato a questa lista documenti, perché se ricordi bene quando si vanno a creare delle liste documenti oltre al nome della lista documenti sintetico si può inserire anche una descrizione. Quindi come vedi SharePoint ha estratto molte cose. Torniamo anche un attimo alla diapositiva anche per rivedere che può essere estratto la parola chiave nel corpo del testo, nel nome del file, nel nome della cartella, nel nome della lista documenti oppure addirittura nella descrizione della lista documenti. Torniamo sul sito SharePoint e andiamo a vedere poi altri tipi di ricerca che si possono fare ulteriormente sempre all'interno del sito. Ora come vedi siamo posizionati su tutti e quindi in base alla parola chiave, in questo caso fattura, ci ha estratto tutti gli oggetti che contengono questa parola chiave, quindi file, cartelle, liste documenti, ma si potrebbe anche limitare la ricerca soltanto ai file. E in questo caso, come vedi, le liste documenti sono scomparse, ci sono soltanto i file o le cartelle che contengono questa parola chiave. Si può cercare per parola chiave anche all'interno dei siti e in questo caso la parola fattura non compare nel nome dei titoli dei siti. Se io invece qui andassi a scrivere corsi, il nostro sito si chiama corsi di formazione e come vedi è uscito fuori subito che all'interno della raccolta siti c'è un sito che contiene questa parola chiave corsi e ce la fa vedere anche all'interno degli oggetti di questo sito. E poi potremo andare a cercare per parola chiave nelle notizie e vediamo che corsi lo troviamo in questo post di notizie che se ricordi abbiamo fatto per l'apertura delle iscrizioni al corso di cucina toscana, ci ha estratto subito anche questo. Andiamo nelle immagini e qui potremmo andare a cercare
pappa, se ricordi abbiamo inserito nella cucina toscana la pappa al pomodoro, e questo file ce lo estrae subito anche relativamente soltanto alle immagini. Quindi questo per quanto riguarda il sito. Poi se torniamo nella raccolta siti, quindi se andiamo all'inizio di SharePoint, quando ci si apre SharePoint, che lo apriamo, magari abbiamo semplicemente fatto l'accesso al nostro account Office 365, possiamo andare qui sempre a cercare la parola fattura. A questo punto SharePoint cerca per parola chiave all'interno di tutti i siti, quindi all'interno di tutti questi siti che vedi qui nella mia raccolta siti. Digito invio e come puoi vedere la parola fattura l'ha trovata un file che si chiama fattura, o che contiene questa parola, come in questo caso, l'ha trovato sia nel sito SharePoint corsi di formazione, sia nel sito SharePoint Cardiology Congress Dubai September 2025. L'ha trovato qui nel titolo del file, l'ha trovato nel contenuto del corpo del testo del file, e anche qui ha trovato un file in quest'altro sito e anche nel corpo del testo del file. Poi avevamo detto che la ricerca per parola chiave può essere effettuata anche all'interno di una singola lista documenti. Quindi andiamo a prendere questa lista documenti contabili, dove io ho queste 5 fatture. Io potrei andare a cercare un nome diverso se qui ci fossero dei file anche con altri nomi diversi da fattura. Qui ora si chiamano tutti fattura da 1 a 5, però proviamo a cercare fattura 1 o fattura 150 se ce ne fossero tantissime. Anche in questo caso vado a digitare invio e come puoi vedere SharePoint ha estratto la fattura numero 1. Come ho detto all'inizio della lezione, il filtro qui vale solo ed esclusivamente per la lista, quindi nemmeno per questo sito su cui ci troviamo, ma soltanto per la lista. Un'ultima cosa, quando ci troviamo qui nella raccolta siti o anche in un singolo sito, posizionandoci qui con il cursore del mouse, SharePoint ci fa vedere tutte le ricerche che abbiamo fatto recentemente, e quindi magari sono degli oggetti o dei documenti che usiamo di frequente e li possiamo subito andare a cliccare e a vedere. E quindi questo ce lo propone di default semplicemente posizionandoci qui con il cursore del mouse, ma andando a scrivere anche 2 semplici lettere, non quindi un'intera parola chiave, ma anche le 2 lettere iniziali di una parola che è contenuta all'interno del sito SharePoint come nome del file, nel corpo del testo o in qualunque altra parte, come vedi sono già emersi tutta una serie di file che contengono la F e la A come lettere iniziali. Quindi anche lo strumento dei suggerimenti è uno strumento utilissimo per ricercare i file o altri tipi di oggetti all'interno di SharePoint. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!